Ciao, sono Gabriela. In questo video ti faccio vedere come fare questo maglione ai ferri. Prima però iscriviti al mio canale per non perderti altri video, attiva la campanellina e se il video ti piacerà metti like per supportare il mio canale. La maglia l'ho fatta con due colori, il bordo che è fatto con punto coste, uno diritto, uno rovescio, e poi il punto è con nido d'ape a due colori. Il modello della maglia è molto semplice, il punto è un po' più complicato da fare. Per la maglia ho usato 200 grammi di cotone di Mondial Cotton Soft, 150 grammi di questo filato sottile fine color jeans. Visto che è sottile io l'ho messo 2 volte, così spessore come il cotone. Poi sotto ti lascio il link per dove puoi trovare questo filato. È misto lana acrilico, molto morbido. Poi i ferri circolari numero 3 devono essere circolari a doppia punta, anche se non sai lavorare con ferri circolari, perché il punto che poi andiamo a lavorare si lavora prima, si fa con un colore, una riga con un colore, poi si torna indietro e seconda riga si fa con un altro colore. Quindi per forza devono essere i ferri a due punte. E poi ovviamente ago e forbici per cucire. Questo è il disegno della maglia, quindi la taglia nel video è S e qua nelle parentesi ci sono per le altre taglie. Quindi il bordo della maglia, anche delle maniche, sono 3 cm. Altezza del davanti e dietro sono 49 per la taglia S, altezza della scolatura 7 cm, larghezza 21. Per la manica si comincia con 18 cm, sempre 3 cm il bordo, altezza della manica 46, larghezza 45. Il punto nido d'ape sono 12 righe, sono 4 cm e mezzo e 12 punti sono 5 cm. Con i ferri circolari numero 3 abbiamo 75 punti per la taglia S. E lavoriamo per 3 cm il bordo, punto a coste, uno a diritto e uno a rovescio. Dopo 3 cm del bordo adesso dobbiamo fare una riga nella quale aumentiamo 20 punti, quindi saranno circa ogni 3-4 punti un aumento.
Dopo che abbiamo fatto gli aumenti, adesso facciamo una riga dove impostiamo il punto e poi cominciamo a fare il punto con tutti e due i colori. Per impostare il punto si lavora sempre con il colore base, quindi una di Vivanio, e da qua ripetiamo una gettata, una passata, passare senza lavorare e una a diritto, e ripeti gettata, passata, a diritto. Per finire la riga, gettata, passata e ultima la contiamo, la di Vivanio, come diritto. Adesso cominciamo a fare prima riga del punto, prima e terza riga la facciamo con il colore contrasto, primo e ultimo punto devono essere sempre con il colore base, quindi primo passiamo a destra senza lavorare, poi qua abbiamo un punto lavorato e poi una gettata. Il punto lo lavoriamo a diritto, gettata la spostiamo, passiamo a destra senza lavorare e poi di nuovo uno a diritto e ripeti diritto, gettata la passiamo e diritto. E finiamo con una diritto, gettata la passiamo e anche la Vivanio la passiamo. Adesso spostiamo il lavoro dall'altro lato, torniamo indietro e seconda riga lo facciamo con filato base. Quindi la Vivanio la lavoriamo a diritto. Adesso qua abbiamo punto secondario e la gettata con il colore base, le lavoriamo insieme a rovescio, poi il filo teniamo verso di noi, punto bianco lo passiamo e poi facciamo una gettata e ripetiamo questi due insieme a rovescio, passare e una gettata. Finiamo con due punti a rovescio, tiriamo il filo secondario e ultimo a diritto. Giriamo il lavoro, cominciamo di nuovo con il colore secondario, primo punto lo passiamo senza lavorare, poi qua abbiamo uno a diritto, lo lavoriamo a rovescio, la gettata, il filo è verso di noi, la gettata la passiamo senza lavorare e questo che è a rovescio lavoriamo a rovescio.
e di nuovo, quindi il filo è sempre verso di noi, rovescio, la gettata, passiamo e a rovescio, una rovescio, rovescio, passare, passata e rovescio. Finiamo con uno rovescio e l'ultima la passiamo senza lavorare. Adesso di nuovo torniamo indietro e cominciamo con colore base. Quindi primo punto vivagno lo lavoriamo a diritto, poi il filo è verso di noi, il punto contrasto, colore contrasto, lo passiamo senza lavorare, una gettata e la gettata di prima e il punto contrasto lavoriamo insieme a diritto. E di nuovo filo verso di noi, punto contrasto, passiamo una gettata e poi questi due, gettata e il punto, insieme a diritto. E la riga finiamo con uno passare, una gettata e ultimo a diritto. Quindi queste sono 4 righe che devi ripetere. Per il momento il punto si vede poco. Continua a ripetere queste 4 righe fino all'altezza di 42 cm con il bordo. Siamo arrivati all'altezza desiderata. Adesso dobbiamo fare la scolatura davanti. Io ho già preparato, ho messo i segnapunti per la prima riga, i punti quali dobbiamo diminuire. Questa è la scollatura con i punti da chiudere, quindi la scollatura è larga 21 cm per la taglia S, che sono 56 punti, è alta 7 cm e i punti da diminuire sono 32 nella prima riga e poi chiudiamo due parti separatamente e chiudiamo ogni due righe su ogni lato 3, 3, 2, 2, 1, 1 punti e poi ultime 6 righe dal lato delle spalle chiudiamo 3 volte 9 punti, quindi così le spalle non sono dritte ma scendono un po'. Adesso prima riga la lavoriamo tutta come prima e con i segnapunti poi che sposti. Abbiamo fatto la prima riga con colore secondario, adesso andiamo a fare seconda riga con il colore primario e in questa riga chiudiamo 32 punti centrali, quindi lavora sempre con il punto fino al primo segnapunti.
Arrivati al primo segnapunti, togliamo e adesso lavoriamo, facciamo diminuzioni fino all'altro segnapunti. I due punti che sono vicini lavora insieme come un punto. Siamo arrivati all'altro segnapunti, ci è rimasto un punto ancora qua, quindi facciamo ancora una diminuzione dopo il segnapunti, così i punti sono giusti. Adesso finisci l'altra spalla, come si presentano i punti del nido d'ape. Abbiamo finito anche l'altra spalla. Ora puoi decidere se fai prima la spalla, questa che è cominciata tutta, e poi quando la finisci cominci a fare l'altra, oppure cominci a fare la riga di ritorno e poi sull'altra spalla qua cominci altri due filati, attacchi, così continui a fare sempre la stessa riga. Io faccio prima una spalla e poi quando la finisco faccio l'altra. Quindi adesso giro, facciamo terza riga, quindi colore secondario, rovescio, il punto gettato passiamo e rovescio. Alla fine della riga non si fa nessuna diminuzione. Quarta riga facciamo con il colore primario e alla fine della riga non si fa nessuna diminuzione. Adesso di nuovo cominciamo prima riga del punto di nido d'ape e qua facciamo 3 diminuzioni, 3 punti, chiudiamo 3 punti. Nelle prime 2 righe facciamo diminuzioni e terza e quarta riga del punto non le facciamo, che ovviamente si fa sempre su questo lato, quindi prima riga cominciamo da qua e poi dobbiamo ritornare alla seconda riga di nuovo da qua, quindi facciamo un'altra diminuzione e poi sul lato rovescio terza e quarta riga facciamo senza diminuzioni. Quindi adesso facciamo con il colore secondario di nuovo, diminuiamo 3 punti, uno, tre, qua ci sono chiusura in bianco, però fa niente, tanto sono solo due punti. Adesso continuiamo il punto. Diritto, gettata, diritto. Finita la riga, torniamo indietro e cominciamo con colore primario. Due, tre e continuiamo il punto, secondo punto di nido d'ape, quindi rovescio, passare, passata, gettata. Terza e quarta riga del punto lavora come il punto nido d'ape senza diminuzioni.
Abbiamo fatto 4 righe delle diminuzioni. Continua a lavorare in questo modo anche le altre diminuzioni. Abbiamo fatto le diminuzioni da un lato, sono 4 centimetri, ci mancano 3 centimetri per chiudere la spalla, però ultime 6 righe dobbiamo fare chiusura della spalla, delle spalle. Quindi facciamo 1,5 centimetri ancora, che sono 6 righe, circa 6 righe, senza diminuzioni da nessuna parte. Ho fatto altre 6 righe con il punto. Adesso quindi sono a 5 centimetri e mezzo, quindi ultimo centimetro e mezzo dobbiamo fare diminuzioni su questo lato. Quindi da questo lato, invece di diminuire prima e seconda riga, diminuiamo terza e quarta. Quindi io ho finito, ho fatto prima e seconda riga, quindi i fili sono qua, quindi giro e diminuiamo nella terza riga 9 punti. Diminuzioni lavoriamo come il punto della terza riga di dodate. Il resto lavoriamo normale, come si presenta il punto, terza riga di nido d'ape. Seconda riga della diminuzione, torniamo indietro, dobbiamo fare con colore primario. Qua c'è scalino, quindi o puoi tagliare il filo e ricominciare, oppure lo lasci un po' di spazio e poi comincia a fare diminuzione senza tagliare il filo. Adesso 2 righe, primo e secondo del punto, prima e seconda riga del punto lavora senza diminuzioni, giriamo, terza riga lavora senza diminuzioni, anche se dobbiamo fare ancora una diminuzione, però la facciamo con colore base, l'ultima riga. Finita la riga, colore secondario possiamo tagliare, non ci serve più. L'ultima riga diminuiamo 9 punti, finiamo la riga e dopodiché chiudiamo tutti i punti. Abbiamo finito una spalla
Fai in questo modo anche l'altra, però quando fai le diminuzioni per lo scollo devi farle in questo caso nella terza e quarta riga del punto nido d'ape, perché qua abbiamo fatto andata, i ferri di andata, qua invece faremo ferri di ritorno, e invece dalla parte della spalla prima e seconda riga del punto. Ho fatto anche altra spalla, adesso facciamo la parte dietro, che sarà uguale, solo che sarà senza la scollatura. Quindi ultime 6 righe, diminuzioni sulle spalle e poi chiudi qua in mezzo. Dopo che abbiamo fatto la parte davanti e indietro, adesso facciamo le maniche. Una io l'ho già fatta, adesso facciamo l'altra. Con il filato base abbiamo 43 punti, e lavoriamo il bordo sempre a punto coste, uno diritto, uno rovescio, per 3 centimetri. Dopo 3 centimetri del bordo, adesso prima riga, lavoriamo sempre a punto coste e dobbiamo aumentare 10 punti in tutta la riga, quindi circa ogni 4 punti facciamo un aumento. Cominciamo dal primo punto, aumento, poi altri lavoriamo come si presentano, quindi diritto, rovescio, diritto, adesso rovescio e facciamo un aumento e lo facciamo sempre a rovescio. Riga dopo lavoriamo sempre con il colore base e impostiamo il punto nido d'ape, quindi una di vivagno, una gettata, una passare senza lavorare e una diritto. Di nuovo gettata, passata, diritto. E ultimi 2 punti, gettata, passata e vivagno, che ovviamente facciamo sempre a diritto. Adesso cominciamo a fare con il secondo colore, quindi cominciamo a fare 4 righe del punto nido d'ape. Adesso facciamo 8 righe, quindi ripetiamo 2 volte queste 4 righe. E dalla nona riga cominciamo a aumentare i punti anche sui lati per aumentare larghezza delle maniche. Abbiamo fatto 8 righe con il punto nido d'ape, quindi abbiamo ripetuto 2 volte 4 righe che si ripetono. Adesso cominciamo a fare gli aumenti. Aumento si fa su prima e ultima maglia ogni 8 righe, quindi sempre sulla prima riga delle 4 che si ripetono. Quindi primo lo passiamo, adesso facciamo un aumento, facciamo a diritto e poi da quello dopo continuiamo a fare il punto come prima, quindi diritta, passato, diritto, diritto, passato, diritto,
e finiamo la riga con diritto, passato, un aumento nell'ultimo punto e poi l'ultimo lo passiamo. Adesso torniamo indietro. Adesso qua abbiamo un punto in più, questo qua chiaro, quindi questa gettata con questo chiaro dovremo fare insieme a rovescio e questo dovremo passare, prima passare e poi una gettata. Ti consiglio di scriverti i punti di tutte e 4 righe su un foglietto per non sbagliare. Quindi seconda riga abbiamo cominciato con il rovescio facendo il punto a diritto e gettato, quindi questi due insieme abbiamo fatto a rovescio. Adesso dobbiamo cominciare con questi due punti, quindi prima facciamo passato, il punto passato, poi una gettata, quindi questo prima lo lavoriamo, il filo lo mettiamo davanti e quindi questo lo passiamo e poi facciamo gettata e questi due a rovescio e di nuovo passata, gettata, a rovescio. E la riga finiamo, quindi qua abbiamo fatto a rovescio, passata, gettata e vivagno a diritto. Terza riga abbiamo prima cominciato sempre con il rovescio, adesso cominceremo con passato, il punto passato, quindi la gettata la passiamo, poi facciamo rovescio e rovescio, quindi primo punto lo passiamo senza lavorare, quindi qua adesso abbiamo la gettata che passiamo senza lavorare e 2 a rovescio, quindi 1 2 a rovescio, di nuovo qua c'è uno diritto, uno passato, quindi prima facciamo il punto passato e poi rovescio e rovescio. La riga finiamo con gettata, la passiamo, 1 a rovescio e la vivagno la passiamo. Torniamo indietro. E quarta riga del punto con gli aumenti, prima abbiamo cominciato con il punto passato e una gettata, adesso cominciamo, facciamo la gettata e diritto a diritto insieme, quindi cominciamo con questi. Quindi adesso qua c'è una gettata, dopo c'è un diritto, quindi li lavoriamo insieme a diritto, poi filo verso di noi, passata, gettata, diritto, passata, gettata. Abbiamo fatto altre 4 righe con un aumento, quindi hai visto che cambia il punto di inizio. Quindi ogni volta quando si fa un aumento, prima si lavora dall'inizio, quando poi si fa aumento si lavora dopo questo segno. Poi di nuovo facciamo un aumento, si lavora di nuovo dal primo punto. Continuo a fare in questo modo gli aumenti
per 10 volte in totale, oppure larghezza delle maniche che vuoi tu. Ho fatto tutti gli aumenti per la manica, quindi 10 volte sul lato e 10 sull'altro. Altezza totale adesso con il bordo sono 32 cm, devo arrivare a 46, quindi continua a lavorare senza aumenti finché non arrivi alla lunghezza giusta della manica. Dopodiché chiudi tutti i punti, chiudi tutti i fili finali e poi cuciamo tutte le parti. Dopo che abbiamo fatto tutti i pezzi e abbiamo cucito tutti i fili finali, adesso andiamo a cucire le parti insieme. Quindi cominciamo dalle spalle, quindi questo davanti, mettiamo il dietro. Adesso prendiamo 1-2 punti da un lato, uno o due punti dall'altro lato, per un po' di volte. E poi tiriamo. Cuci in questo modo tutte e due spalle. Se non sai lavorare con i ferri circolari, allora cuci solo una spalla e poi riprendi tutti i punti intorno alla scollatura e l'altra spalla la cucerai dopo, quando farai anche il bordo della scollatura. Dopo aver cucito le spalle, adesso cuciamo le maniche, sempre allo stesso modo. Quindi pieghiamo.
Dopo che abbiamo cucito anche le maniche, adesso prendiamo la misura, larghezza delle maniche sulla maglia e cuciamo anche le parti sotto le maniche, quindi sempre con lo stesso modo. Abbiamo cucito anche sotto le maniche la parte, quindi adesso cuciamo le maniche. Uniamo le cuciture sotto le ascelle. E adesso cuciamo anche le maniche in modo come prima, quindi prendiamo 1-2 punti sul lato e anche sull'altro. E poi tiriamo. Abbiamo finito fare le cuciture. Adesso andiamo a riprendere tutti i punti intorno allo scollo. Allora, come abbiamo fatto il punto nido d'ape, quindi qua si sono creati i buchi, quindi prendiamo il punto un po' più indietro, altrimenti rimane il buco. Quindi qua dove abbiamo un po' lo spazio, allora prendiamo un po' sotto, anche un filo sotto, e qua dove abbiamo fatto diminuzione prendiamo appunto sotto.
Ho ripreso tutti i punti e adesso dobbiamo lavorare sempre il bordo, uno diritto, uno rovescio, per 3 centimetri. Continua a lavorare un punto diritto, uno rovescio e dopo 3 centimetri chiudi tutti i punti. E abbiamo finito la maglia. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, condividi e ci vediamo in un altro video. Ciao!